Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i webinar NKE. Oggi parleremo di Twinmotion. Con me, che sono Eleonora Riva, Marketing Manager, e sì, ci saranno Alessandro Novara, BIM Sales, e l'architetto Lorenzo Bianchi, BIM Architect e VR Specialist. Per chi ancora non ci conosce, ho visto che alcune persone connesse sono nostri clienti, altri sono persone nuove, quindi faccio una brevissima introduzione di quella che è NKE. Noi di NKE aiutiamo i nostri clienti a progettare e produrre le loro idee attraverso servizi ad alto valore e soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Per farlo ormai siamo più di 120 persone e 17 sedi, divisi tra 17 sedi in Italia e 5 sedi in Spagna. Qui potete vedere la geolocalizzazione delle nostre sedi. Io vi sto parlando da quella di Milano, mentre Alessandro e Lorenzo vi parlano dalla sede di Savona. Noi, come sapete, siamo partner Autodesk, ma anche partner HP. Autodesk non ha bisogno di grandissime presentazioni. Il core business di Autodesk è make anything, progettare in qualsiasi market group. Infatti, come vedete dalle immagini, si passa dal settore automotive e manifatturiero a quello del media e dell'entertainment e delle infrastrutture e del building. Però per fare tutto ciò e soprattutto per farlo anche in BIM e a determinati livelli servono anche degli strumenti potenti, ad esempio le workstation. HP ci viene in aiuto, quindi se ancora non ci conoscete dal punto di vista HP potete fare riferimento a noi per tutto quello che riguarda workstation. I servizi di NKE. NKE non è solo hardware e software, ma è anche helpdesk online, on-site e un servizio di setup. Una parte di training, ci occupiamo di formazione sia online che on-site e formazione customizzata, quindi corsi di gruppo ma anche corsi individuali tratti sulle vostre esigenze. Siamo anche sviluppatori, siamo sviluppatori PDM, PLM, di progetti BIM e CAD to BIM. Per la parte IC, quella di cui ci occupiamo anche oggi, abbiamo anche delle certificazioni ICMQ, BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager e CDE Manager. È partito proprio ieri il corso di BIM Manager, partiranno settimana prossima e a metà luglio il corso di BIM Specialist e BIM Coordinator. Abbiamo una masterclass, questo è il nostro fiore all'occhiello della formazione, il BIM for Work. Le ultime due edizioni, la 16ª e la 17ª, sono partite rispettivamente a febbraio e marzo, una sulle infrastrutture e una sul building. Quella sul building terminerà a fine luglio. Avremo delle nuove edizioni che partiranno ovviamente in autunno, quindi verso fine settembre, ma vi daremo tutte le informazioni più avanti. Qui è una sintesi di quello che è il nostro BIM for Work. Le ultime due edizioni sono state online causa Covid, invece in precedenza erano sempre edizioni fisiche, quindi c'erano delle lezioni propedeutiche online e delle lezioni in aula. La cosa fondamentale di questo master è che esiste anche un workshop finale con una presentazione dei vostri elaborati e del vostro project work. NKE ha diversi servizi di formazione, oltre al BIM for Work c'è la piattaforma e-learning che è learnforwork.it. Su questa piattaforma trovate tutti i nostri corsi di formazione, alcuni sono in modalità FAD sincrona, altri, la maggior parte direi, in modalità FAD asincrona, ovvero potete acquistarli e vederli in un tempo di 6 mesi dalla data di acquisto, quando volete, dove volete, quante volte volete. Questi sono i nostri riferimenti, il nostro sito, il sito del BIM for Work, il sito della BIM Conference, il sito del Learn for Work e la mail generica per chiederci informazioni e la mia mail se volete contattarmi direttamente. Lascio adesso la parola ad Alessandro Novara. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Tutto bene? Benissimo, la presentazione di Eleonora è sempre importante perché NKE è veramente ormai un grosso gruppo, una realtà consolidata da veramente tanti anni, quindi è importante anche far vedere che cosa facciamo normalmente. Chiedo soltanto se vedete lo schermo, se mi date una conferma, diciamo al volo. Confermo. Confermi, benissimo. Ecco, questa presentazione è fatta da me, io sono Alessandro Novara, mi vedete nella foto insieme al collega Lorenzo Bianchi, entrambi vi parliamo dalla sede di Pietraligure.
e quindi possiamo, diciamo così, godere un attimo di tranquillità in questa presentazione, considerando che, come diceva Eleonora, avendo 17 sedi potete fare riferimento per ogni eventuale specializzazione nelle varie sedi. Noi, ripeto, abbiamo una specializzazione dedicata anche al Twinmotion, e quindi volendo potete o sentire la sede di Milano o comunque direttamente la nostra. Ecco, vediamo come organizzare la presentazione. Faremo una piccolissima presentazione ulteriore del software, cosa fa, come, eccetera, ma in maniera molto veloce. Poi ci sarà una dimostrazione live del collega e poi rientreremo per le varie domande e risposte, qualche minuto. Chi vuole informazioni magari più dettagliate potrà farlo direttamente subito dopo la dimostrazione del collega Lorenzo. Siamo qui per vedere il discorso del Twinmotion, perché veramente, come dice anche il titolo della nostra presentazione, è un'esperienza coinvolgente, in pochi clic, è un prodotto estremamente facile e veloce, e Twinmotion permette il rendering in real time, quindi in maniera anche molto immediata. L'immersione è completa, 3D in tempo reale, possiamo produrre immagini completamente, quindi render statici, ma anche immagini diciamo panoramiche complete, video VR e addirittura la possibilità di avere a 360 gradi le immagini complete. Giusto per fare una piccola precisazione, noi siamo da sempre fornitori dei prodotti Autodesk, da qualche tempo si sta affacciando nel nostro mondo anche chi era in un mondo parallelo, che era quello del mondo ludico, in particolare Twinmotion è un prodotto, è il software di rendering dell'azienda Epic Game. Ma chi sono questi personaggi? Allora, Twinmotion, come abbiamo detto, è il nome proprio del prodotto ed è il software di rendering per il mondo architettonico, sviluppato all'interno di Unreal Engine, che è il motore grafico di Epic Game. Epic Game è l'azienda proprietaria appunto del motore di Twinmotion. Giusto per fare una piccola precisazione, negli anni passati Epic Game diciamo ha fornito ai ragazzi magari non della nostra età, ma i nostri figli magari, uno dei giochi che ha venduto in assoluto di più, quindi quello che ha avuto il maggior successo nella storia dei videogiochi nel proprio settore, e ha fatturato ben 5 miliardi di dollari. Perché dico questo? Perché la struttura è estremamente solida, 5 miliardi di dollari sono un numero stratosferico, e queste aziende hanno un fortissimo interesse nell'entrare nel mondo IC, quindi di creare con i motori che già si sono usati nell'ambito della parte videogioco ludico, diciamo così, il nostro mondo. Ne vedremo veramente delle belle, perché il prodotto è veramente fantastico. Quindi, come abbiamo detto, Twinmotion è il software che è basato sul motore Unreal Engine di Epic Game, e avendo il mio modello BIM o CAD posso tranquillamente trasportarlo all'interno del software. È il prodotto in questo momento probabilmente più avanzato nel mondo per quanto riguarda la parte di renderizzazione. È sicuramente quello che ha le spalle forse più coperte per gli investimenti che ci saranno continuamente, quindi in continua evoluzione assolutamente. Twinmotion, come abbiamo detto, è questa piattaforma che mi permette di fare dei render in real time, in 3D, visualizzazioni immediate. Quindi posso crearmi dei render al volo, quindi statici, come l'immagine che vedete sulla mia sinistra. Posso creare immagini panoramiche, lo vedremo magari anche all'interno della dimostrazione, spero e penso che Lorenzo possa far vedere qualcosa di questo tipo, e possiamo avere anche un'immersione completa. Da cosa parto? Posso partire tranquillamente da Revit, quindi ci saranno dei link, anche qui verrà svelato tutto dal collega, quindi io all'interno del mio stesso Revit posso tranquillamente uscire su Twinmotion,
o se avessi un Revit LT con un altro sistema, cioè quello dell'importazione del mio modello, posso tranquillamente lavorare anche in Twinmotion. Vedremo che l'interfaccia di Twinmotion è basata su icone veramente veloci, immediate e, ripeto, la potenza è quella del motore di Unreal Engine. Qui vedete due immagini, sotto c'è un link che poi magari vi fornirò, è un link dell'immagine a sinistra, quindi dove c'è la possibilità di ruotare nel video, quindi questa parliamo non di un'immagine statica, ma nel video di ruotare completamente le immagini e vedere a 360 gradi, e mentre a destra vedete la situazione con la realtà virtuale e il mio collega Lorenzo, che grazie a un computer che si può indossare, quello di HP, abbiamo detto prima, l'Eleonora l'ha comunicato che siamo anche venditori di prodotti HP, e HP ha creato una workstation indossabile, la prima workstation di questo tipo, si può agganciare al visore e quindi io potrei, faccio un esempio banalissimo, percorrere una via o un intero capannone andando a vedere proprio la renderizzazione come è stata fatta o gestire alcune parti. Quindi è molto importante da verificare in maniera intuitiva. Il lavoro di prodotti di questo tipo devono essere quelli di estrema produttività, quindi gli architetti, gli ingegneri, gli studi tecnici in generale, chi costruisce, con pochi clic potrà avere una qualità notevole e potrà parlare con gli stakeholder del progetto, con chi sviluppa, per vedere immediatamente che cosa, quello che è stato creato, dove si possono fare dei cambiamenti anche in maniera veloce. Ma che cos'è il rendering in tempo reale? Perché noi fino a qualche anno fa non eravamo abituati a questo tipo di tipologia, ecco, di render, dove si creava un'immagine, il motore dei vari prodotti, dei vari software faceva un'analisi del mio progetto e dopo qualche minuto o addirittura ore avevo un render di un certo tipo. Si andava a fare un calcolo veramente capillare per quanto riguarda i rimbalzi di luce e così via, e si ottenevano delle cose veramente interessanti. Twinmotion è invece un render in tempo reale, quindi estremamente immediato, quindi io posso direttamente, quando preparo l'immagine, vedere come in tempo reale potrebbe venire una stampa dell'immagine stessa, e quindi io in maniera rapida posso inserire personaggi, modelli interattivi e vedere direttamente in maniera virtuale il tutto. Posso chiaramente, man mano che viene sviluppato il mio progetto, interagire col progetto stesso, e quindi questa è una grande cosa. Posso inserire personaggi, automobili e così via. Vedete sopra un'immagine creata con un prodotto ray tracing e mi sembra 1 ora e 29 minuti per creare l'immagine che vedete in alto a sinistra. Quindi se è vero che la produttività, il tempo è denaro, è anche vero che io perdo un po' di quattrini, ecco, quando non faccio attività perché ho la macchina occupata, perché il render non è immediato e così via. Sotto invece vedete l'immagine in real time con Twinmotion, dove in un secondo, forse 2 secondi, si può avere più o meno la stessa immagine. È chiaro che i software con ray tracing sono sempre più precisi, quindi se io dovessi andare a verificare i rimbalzi di luce sono molto più sono corretti, diciamo, quelli calcolati dai prodotti ray tracing, però come potete vedere l'elaborazione mi permette di avere una estrema qualità in tempi rapidissimi e quindi essere immediatamente pronto. Considerate appunto che se io dovessi fare soltanto 40 attività all'anno, perdendo 40 ore da una parte e dando un minimo di costo a questo, ecco, mi potrei tranquillamente e immediatamente comprare un prodotto come Twinmotion, che mi permetterebbe appunto di essere estremamente più produttivo e avere immediatamente tutto. Abbiamo detto che abbiamo un'estrema qualità,
quindi basta avere il mio modello BIM e trasportarlo all'interno di Twinmotion, poi poter settare luci, materiali e quant'altro. È molto facile da imparare perché ci sono pochissimi comandi con un'interfaccia semplice e intuitiva e quindi praticamente immediato, basterà cliccare o trascinare alcune barre per verificare, diciamo, le stagionalità, il meteo, la crescita degli alberi. Tutto questo si può fare tranquillamente agendo su un cursore che mi permette di andare dall'estate all'inverno oppure gli orari del giorno e quindi io in estrema immediatezza potrei avere un vantaggio nel vedere il mio oggetto finito in varie stagioni, ad esempio. Si può lavorare con tutti i file, quindi non solo con Revit, ma anche con moltissimi altri software e è possibile lavorare in maniera VR, come dicevo prima, perché Twinmotion supporta tutti i vari visori più popolari e quindi tranquillamente si può andare in VR velocemente. Come abbiamo detto, è disponibile su piattaforma Windows, Mac, compatibile con Revit tramite i link diretti, ma anche gli altri software hanno o link dove è possibile appunto non uscire dallo stesso prodotto o addirittura si può importare con i classici formati FBX, OBJ o come vedete, poi ce ne saranno anche altri, il mio collega vi racconterà. Una serie di librerie mi permettono di avere oggetti, automobile, ma anche umani di alta fedeltà, come potete vedere. Questa è un'immagine dove sembra in realtà una foto. Tutti gli umani, diciamo i personaggi umani che andremo a vedere all'interno del Twinmotion sono personaggi che si possono animare con dei cambi di abbigliamento, quindi abbiamo la possibilità di avere veramente tanti tipi di persone in tante modalità. Una cosa assolutamente interessante è la possibilità di vedere gli alberi, eventuali insomma appunto sistemi di vegetazione con le età degli stessi alberi, quindi io potrei avere una pianta che posso verificare all'inizio, quindi appena piantata, oppure a metà del suo ciclo di vita, oppure alla fine vedendo anche la crescita. E quindi io potrei anche vedere qual è il mio aspetto del mio progetto, non solo subito, ma magari dopo qualche anno, grazie appunto alla vegetazione che cresce. In più tutte le immagini si possono, diciamo così, georeferire e quindi avere un'impostazione geografica avendo una mappa mondiale, appunto, inserendo il mio manufatto all'interno di questa mappa e posso, adesso lo vedremo, ambientare questa mappa inserendo anche tutta la parte dei veicoli o dei pedoni che possono tranquillamente camminare, andare in bici e fare altre operazioni. Alcune delle novità del Twinmotion 2021 sono quelle di avere soprattutto 3 o 4 grandi caratteristiche. Il Presenter Cloud, cioè la possibilità di generare il mio filmato, il mio video e darlo al mio committente che lui può tranquillamente navigarci all'interno senza avere, questo è importantissimo, il Twinmotion, quindi via cloud potrà entrare dentro il progetto. La possibilità di avere delle librerie grazie a Megascan, che è una libreria enorme a livello mondiale, la più fornita, che mi permette di avere degli oggetti estremamente reali, e se io non sono soddisfatto dei render che ho appena fatto, allora posso avere diciamo, la possibilità di andare avanti avendo il Twinmotion che fa da ponte verso i prodotti con il motore Unreal Engine, che sono fantastici. Questo vedete in pratica le novità appunto della versione 2021, ci sono miglioramenti dell'illuminazione sia giornalieri, quindi giorno e notte, eccetera, ma anche quello di neon, lampioni e così via. C'è una transizione più fluida appunto tra le luci del giorno e la sera, quindi
possiamo cambiare veramente le impostazioni dell'orario in maniera veloce senza grandi problemi. Gli altri 3 punti li avete visti, secondo me sono importanti, soprattutto quello del presenter, che mi permette in assoluto di essere dal mio cliente con un click, senza che lui abbia appunto il prodotto, può tranquillamente vedere il progetto. Ci sono degli stili di rendering non realistici, alcuni grandi architetti decidono di avere il modello, lo vedremo in alcune immagini, in una modalità magari legno o metallica, e si può fare. Possiamo gestire le fasi all'interno appunto del presenter, quindi potrei dire come si presenta il mio manufatto dopo qualche mese, dopo 6 mesi e così via. Come abbiamo detto, c'è una vegetazione incredibile, posso cambiare la tinta del tronco e quindi avere una coerenza visiva assolutamente importante. In più questi link Datasmith che permettono di avere direttamente da Revit una libreria incredibile. Qui vedete per esempio questi render in tipologia non realistica, quindi magari a mano libera piuttosto. Questo è secondo me fantastico e fenomenale, quindi la maquette diciamo classica, come se fosse riprodotta in legno, oppure come abbiamo detto in vari altri stili, anche metallici o di altro tipo. Questo è il famoso, la possibilità di far da ponte sul motore Engine, Unreal Engine, quindi c'è la possibilità di entrare direttamente in motori più spinti. Il Presenter Cloud l'abbiamo detto, ecco le varie fasi che vi dicevo, probabilmente il mio collega vi farà vedere qualcosa, e poi la possibilità di generare dei render assolutamente di alta qualità. Qui abbiamo messo qualche pianta a destra e a sinistra, avendo dei colori un po' particolari in tutto l'ambiente. Animazioni e video di altissima qualità. Abbiamo detto uomini e persone all'interno della scena, lo vedete direttamente. In questa ultima fase hanno inserito anche degli asset che l'anno scorso avevano inserito quello dei lavori, quindi c'erano i camion, le gru, le ruspe e così via. Quest'anno hanno inserito una parte di attrezzature da palestra. Vi posso dire che Zaha Hadid ha scelto, diciamo, lo studio quindi forse uno degli architetti più famosi al mondo, ha scelto Twinmotion per gli studi di design. Lei era conosciuta come forse l'architetto che dava più forme veramente innovative e sperimentali a qualsiasi cosa, e Twinmotion aiuta molto a comunicare questo tipo di immagini direttamente. Se volete, sul sito twinmotionitalia.it o www.twinmotionitalia.com ci sono le informazioni relative a quello che ci stiamo dicendo e anche le immagini per esempio il filmato di Zaha Hadid con un architetto dello studio che racconta questo tipo di cose. Ultime 2 slide veloci, poi passerò alla linea, prima un filmato e poi a Lorenzo. Ecco, non si ferma Twinmotion, c'è una roadmap pubblica che mi permette di andare a vedere quello che succederà prossimamente, quindi c'è quello che è stato rilasciato, quello che è in corso di rilascio, ma anche quello che è in esame. Questa è proprio un'immagine dove noi ci aspettiamo, ecco, per esempio un'importazione IFC, dei miglioramenti della luce fotometrica con i profili IS, questo è importantissimo, oppure degli FBX animati, ecco, in caso di una tenda particolare con oggetti di questo tipo. Questa è una slide che presenteremo anche alla fine, è la promozione riservata alle persone che si sono collegate oggi, perché come abbiamo detto non parliamo di 3.000 euro come molti altri prodotti concorrenti, ma parliamo, per chi ha visto l'evento oggi, di 365 euro per il prodotto, che è venduto in formalità
in forma perpetua, quindi non c'è bisogno di acquistarlo ogni anno, non è a noleggio, e noi diamo anche gli aggiornamenti gratuiti fino al 31 dicembre di quest'anno. Chi volesse può, con 2 ore di corso, perché vedrete che anche dalla dimostrazione si evince, diciamo, che il prodotto è molto semplice, però noi facciamo tagli da 2 ore oppure da 6 ore, ecco, quando vogliamo essere un po' più puntuali su tutte le osservazioni, ma diciamo pure che con 455 euro ci sono le 2 ore di corso in remoto. Sono tutte informazioni che potrà dare anche l'Eleonora e magari vi manderà un messaggio direttamente via mail. Cosa faremo adesso? Faremo una dimostrazione veramente del prodotto. Tengo a precisare che, visto che c'è una connessione in remoto, cercheremo di non avere intoppi, quindi avendo una qualità minore del render, ma per noi era importante far capire quanto è facile modificare il tragitto di un'automobile, vedere, diciamo così, le persone come si comportano in alcune situazioni, verificare il cambio del meteo, del vento, della luce e così via. Quindi, apprezzate soprattutto queste cose, vi potrei dire che a livello di render è veramente fantastico, e per far questo adesso vi invierò, diciamo, prima un video di presentazione che riprende un po' le immagini che abbiamo visto poc'anzi. Quindi da questo punto di vista penso sia un video da 1 minuto e 2. Poi avviso Lorenzo che, finito il video, può tranquillamente prendere la parola per la presentazione. Io intanto vi lascio, ci sentiremo al rientro con le domande e risposte, ed eventualmente siamo disponibili io e Lorenzo per tutte le questioni. Allora parto con il primo video e informo appunto Lorenzo che al rientro toccherà a lui. Buon proseguimento e ci vediamo dopo. Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per l'attenzione. Io sono Lorenzo Bianchi, sono qui per farvi vedere quello che potrebbe essere un ipotetico flusso di lavoro tra una realizzazione BIM in ambiente Revit, poi esportata in quello che potrebbe essere l'utilizzo del Twinmotion. Il software Revit immagino lo conoscete tutti, quello che andremo poi dopo a vedere sarà il software Twinmotion di cui abbiamo parlato. Alessandro ha fatto una introduzione. Permette di avere che cosa? Quello che è la già citata renderizzazione real time. Che cos'è il render real time? Quindi la possibilità già di visualizzare all'interno del software stesso in fase preliminare quelli che possono essere già dei calcoli di illuminazione, materici e rimbalzi di luce utili per poter progettare al meglio.
in modo tale che poi dopo la renderizzazione finale, che aumenterà la qualità comunque del render che noi vedremo in versione real time, comunque sarà più breve, immediata, e questo che cosa permettere di fare? Andare a risparmiare del tempo. Diciamo paragonandolo a quelli che possono essere software di renderizzazione come il 3ds Max, diciamo che le performance sono un pochino più basse, però la mole di lavoro che noi dobbiamo fare per arrivare a un livello notevole, comunque buono per quello che riguarda la nostra modus operandi, avviene in maniera estremamente più veloce e più dinamica. Quindi è proprio questo qui il principio su cui adesso si basano queste tecnologie, minima spesa, massima resa, quindi una resa estremamente elevata per quello che riguarda un impiego di risorse molto molto ridotte, quindi molto molto più semplici. Non puntiamo all'iperrealismo come il 3ds Max, che comunque comporta che cosa? Una lavorazione estremamente accurata e dettagliata di tutti quelli che sono i parametri. Quindi nel Twinmotion vedremo, avremo pochi parametri, questi pochi parametri ci permetterà di avere comunque un risultato estremamente soddisfacente. Oltre a questo, la soddisfazione avviene anche nel fatto che le metodologie di presentazione all'interno del Twinmotion sono molteplici. Cerchiamo di strutturare quello che riguarda la parte proprio di nuovo sviluppo, di come noi possiamo presentare il progetto che abbiamo sviluppato ai nostri committenti, ai clienti o a chi per loro. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che oltre a quelle che sono le immagini di render e la realizzazione di video, che ad oggi oramai sono date per assodate, quasi per scontato all'interno di questi software di presentazione, quindi di renderizzazione, quello che noi possiamo avere è anche determinate e nuove cose che possono essere diciamo un'immagine 360 panorama, oppure quello che è proprio la presentazione. Nel Twinmotion vedremo poi successivamente c'è la possibilità di creare quello che è un presenter, che viene definito così proprio perché è il modello intero che può essere navigato da chiunque. Vedremo quali possono essere poi dopo anche le due opzioni per poter realizzare questa cosa. Ecco che allora partiamo da quello che è il nostro Revit. Cerchiamo di simulare quello che può essere una metodologia di workflow, quindi proprio di flusso di lavoro. Prima di tutto possiamo vedere che nel render, in questa versione che ho scelto io, è la versione 2021, perché abbiamo la possibilità di visualizzare quelli che sono dei direct link che troviamo facilmente scaricabili da internet, basta scrivere Twinmotion direct link plugin o comunque Twinmotion plugin. Ecco che vediamo subito quello che potrebbe essere un plugin istantaneo per quello che è la realizzazione di un collegamento diretto tra il nostro Revit e il nostro Twinmotion. È un collegamento diretto che corrisponde a che cosa? Al fatto che io se effettuo delle modifiche nel Revit con il Twinmotion già aperto, queste modifiche le posso vedere automaticamente, semplicemente inviando quello che è un comando di riaggiornamento all'interno del nostro Twinmotion. In questo caso quindi anche la realizzazione di un render può avvenire in maniera più diretta e immediata, perché abbiamo un controllo totale su quelle che sono le modifiche che noi possiamo andare a fare. Una volta che abbiamo inserito questo, quindi vedete questo comando qui, basta scaricarlo, lo ritroveremo all'interno del nostro Revit tra quelle che sono le varie metodologie di modifica. Qui abbiamo il Twinmotion 2020, vediamo un secondo, possiamo avere anche quelli che sono degli altri elementi, quindi quelli che possono essere degli altri software. Adesso riprendo di nuovo qui, vedete che qui alla voce Twinmotion posso già creare quello che comando sì in Twinmotion, quindi la possibilità di vedere già all'interno del nostro Twinmotion quello che è il nostro collegamento. Naturalmente anche qui possiamo creare dei passaggi. C'è da dire che bisogna fare un attimino in fase preliminare una sorta di gestione del nostro modello Revit. Naturalmente se dobbiamo lavorare per quello che sono gli elementi di materiali, noi dovremo andare a settare quelli che sono i nostri oggetti nel Revit con comunque già un'impostazione materica di quello che potrebbero essere poi dopo la suddivisione all'interno del Twinmotion. Tendenzialmente in linea tecnica e teorica quello che succede è che il direct link diciamo esporta il nostro modello di Revit in maniera automatica dentro il Twinmotion attraverso quello che potrebbe essere un FBX, un file di interscambio dati su quello che riguarda le parti volumetriche e materiche. Questo per dire che cosa? Vuol dire che all'interno del nostro elemento, quindi all'interno di tutte le nostre istanze che appartengono a dei tipi, quello che noi dobbiamo fronteggiare e andare a visualizzare è quello che riguarda la parte di aspetto all'interno del nostro Revit. Vedete, laddove c'è un aspetto differente, nel Twinmotion potrà essere mappato con dei materiali dedicati proprio all'aspetto del Twinmotion e vedremo poi le nuove versioni, quelle che possono avere come opzioni aggiuntive. Ecco che noi possiamo quindi suddividere il nostro modello in base a questi aspetti. State attento che qui la manina deve corrispondere a un elemento di 0 laddove il materiale è differente, quindi non è tanto questo che è la suddivisione dei nostri materiali quanto l'aspetto che deve essere differenziato e ci permetterà quindi di andare ad ottimizzare quello che è il nostro lavoro.
Una volta che quindi abbiamo settato il nostro modello, il nostro elemento di Revit, possiamo andare sempre qui a definire quelli che possono essere anche dei settaggi che possono essere suddivisi come noi vogliamo che dentro Twinmotion ci sia il diagramma, diciamo la struttura alberale con tutti quelli che sono i nostri elementi, quindi selezionandolo per famiglia, e allora vedremo quello che è un'interfaccia dentro Twinmotion differente per materiale, quindi andrà a suddividerci tutti quelli che sono i materiali, oppure nessuna tipologia di raggruppamento particolare. Possiamo esportare quelli che sono i data BIM, quindi quelli che sono gli elementi, possiamo selezionare anche quelli che possono essere delle sostituzioni su dei Twinmotion Material o con dei Twinmotion Object. Quindi laddove lui trova dei materiali nel Twinmotion da poter sostituire, ecco che li andrà a sostituire o meno. Quindi creerà quello che potrebbe essere una piattaforma e un progetto utilizzato proprio per quello che riguarda poi dopo la mappatura all'interno del nostro Twinmotion. Qui abbiamo anche la possibilità di andare a sincronizzare, vedete su quale tipologia del nostro intervento. Qui c'è scritto Twinmotion 2020, anche se vedete posso scegliere anche la sincronizzazione con delle versioni successive. Io in questo caso le ho installate tutte e due, è per quello allora che mi ha semplicemente sovrascritto quella che era la vecchia versione. Avendoli installati posso scegliere quello che è proprio il passaggio tra uno e l'altro. In questo caso possiamo anche creare delle semplificazioni, quindi andare ad escludere degli oggetti più piccoli di una determinata dimensione, nel caso fossimo magari a lavorare su dei particolari costruttivi molto dettagliati che il Twinmotion potrebbe magari leggere ed appesantire in una maniera abbastanza considerevole. Possiamo escludere anche le map families se abbiamo strutturato delle parti che non dobbiamo far vedere, di sottoservizi, impianti nascosti, cose del genere. Ecco che possiamo andare poi successivamente a modificarle, quindi ad escluderle, scusate, all'interno del nostro elemento. Quindi questo qui è la tabella di sincronizzazione per varie opzioni che potrebbero permetterci di garantire al meglio quella che è la realizzazione all'interno del nostro file ed elemento di Twinmotion. Un'altra opzione che possiamo utilizzare è quella di gestire il comando export. Come funziona? Il Twinmotion non crea niente se non che degli oggetti basici molto standard, quindi diciamo primitivi, ma è un lettore di file che noi abbiamo a disposizione. Pertanto anche l'esportazione potrebbe avvenire, potrebbe andare a buon fine, non soltanto con la sincronizzazione diretta, quindi con il sync Twinmotion, che comunque permetterà di avere un passaggio diretto tra i due elementi. Qui possiamo anche andare ad esportare. Esportiamo in quello che è un comando FBX, anche qui vedete c'è la stessa tipologia più o meno, anche se l'interfaccia è un pochino differente, di tabella, e vi permette quindi di avere che cosa? L'esportazione di un file standard, ma chiuso in questo caso, che è un FBX, che poi noi possiamo andare ad importare direttamente dentro il nostro modello. Non cambia tanto all'interno poi dopo di quello che riguarda la parte di import dentro Twinmotion. Possiamo riaggiornare quello che è il file che noi abbiamo esportato, pertanto una modifica e poi dopo una successiva esportazione. L'importante è che andiamo a sovrascrivere sempre lo stesso file in modo tale che il Twinmotion poi lo rilegge proprio riaggiornando quello che è il nostro diciamo file di interscambio. In questo caso quindi andiamo soltanto qui a cliccare sull'esportazione, scegliamo dove andare ad esportare, vedete che qui c'è la parte di FBX. È un processo che il Sync Twinmotion mi permette di fare automaticamente, se no lo posso fare io manualmente, per magari ragioni in cui il Twinmotion è installato in un'altra macchina, allora lavoro così, lo vado ad esportare e poi lo ricarico. Per tante ragioni si potrebbe ottimizzare questa parte qua, quindi questo che è l'elemento di esportazione FBX. Una volta che quindi noi abbiamo lavorato su quello che è il nostro elemento di Revit, che siamo pronti per andare su quella che è l'esportazione, ecco che possiamo utilizzare quello che è il nostro elemento di Twinmotion. Vedete che qui questo è lo stesso modello effettuato con il nostro Revit, ma inserito all'interno di quello che è il nostro Twinmotion, quindi la possibilità di rivisualizzarlo. Naturalmente poi un attimino differente quello che abbiamo realizzato adesso rispetto a quello che era il Revit. Il Revit lo utilizziamo per una questione tecnica, pertanto possiamo creare sì delle viste 3D o cose del genere, ma più che altro piante, sezioni, tavole cartografiche, e rimaniamo sempre su un obiettivo diciamo di esposizione tecnica del nostro progetto. Il Twinmotion invece lo utilizziamo per creare delle dinamiche anche di arredo urbano o di contestualizzazione che potrebbe essere utile proprio per la realizzazione di una presentazione, di un presenter utile e magari di impatto maggiore, di rapida intuizione, e tutte quelle che sono le motivazioni per cui noi facciamo questi elementi di render. Vedete
che già nell'ottimizzazione del nostro modello, oltre alla parte qua che abbiamo visualizzato del nostro elemento Revit, che è questo qui, che noi possiamo andare a visualizzare, vedete qui nel nostro diagramma sulla destra, come suddivisione, vedete questo qui è il nostro file, qua è suddiviso per quello che riguarda le tipologie di famiglie, quindi vedete abbiamo tutti i muri che possiamo eventualmente nascondere, vedete qui vi nascondo anche questi, vedete possiamo nascondere degli elementi che magari non ci interessano al momento per poterci lavorare, e possiamo comunque andare poi dopo a creare una contestualizzazione. Tutto quello che vedete è o interno già a quella che è la libreria del Twinmotion, tutto quello che vedete che adesso è stato inserito, oppure è posizionato qui all'interno di quello che è il comando di importazione. Se avessi fatto il sì in Twinmotion e avessi visto quello che è l'elemento appunto del Revit, questo non sarebbe visibile, quello che è il mio elemento RVT 2020, perché sarebbe già connesso proprio attraverso quel plugin. In questo caso è stato importato perché poi c'è una possibilità di interscambio dati maggiori, poi posso mandare, posso fare e via dicendo. Quello che noi possiamo andare diciamo, ad analizzare è che il fatto dell'importazione avviene su molteplici file. Il Twinmotion ha la possibilità di leggere dei file come FBX, SketchUp, OBJ, Cinema 4D o U-Datasmith, quindi Ultra Datasmith, oppure quelli che possono essere altre tipologie di file, il punto 3DS, il punto DAE, i punti di XF, l'ISTL, no? Un sacco di altri file. Questo che cosa vuol dire? Che all'interno del nostro elemento, del nostro modello, possiamo ottimizzare il flusso di lavoro aggiungendo magari modelli o elementi 3D che possono essere anche maggiormente dettagliati. Che cosa vuol dire questo? Noi sappiamo che Revit ragiona su un elemento molto ortogonale e anche le sue modellazioni, diciamo, a parte che non si usi il Dynamo, cose del genere, possono risultare un pochino più complesse e difficili. Ecco che allora possiamo introdurre degli elementi infatti con sistemi di mesciatura, quindi quello che può essere il 3DS, quello che può essere anche un DXF, quello che può essere un STL, ad esempio sono degli elementi che possono facilmente essere modellati in base a quello che è un sistema di mesh, di superfici 3D e via dicendo. Allora, con l'utilizzo di questa diciamo, fusione tra più elementi e più parti, noi possiamo arricchire il nostro modello creandolo sempre maggiormente realistico. Un esempio su tutti, adesso magari non so se tutti voi vi gestite anche la parte di arredi interni, ma l'esempio per farlo capire è quello che potrebbe essere il drappeggio di una tenda, oppure quello che potrebbe essere un letto, la morbidezza dei cuscini, cose del genere. Sappiamo che Revit non riesce bene a gestirle queste cose, o comunque vada, non è utile per chi progetta in Revit farle vedere, perché potrebbe appesantire, perché nella grafica, nella rappresentazione in pianta non ci piace come si vedono e via dicendo. Possiamo ottimizzarlo con dei modelli, ad esempio 3DS, che sono fatti apposta per garantire una visibilità e un'estetica maggiore e sicuramente migliore. Allora in questo caso noi possiamo poi integrare tutte le cose all'interno del nostro calderone Twinmotion. Una volta che siamo arrivati quindi a questo punto, che possiamo andare a aggiungere questi che sono i nostri elementi, andarli a inserire e posizionare, abbiamo la possibilità anche di accedere ad elementi sulla struttura, diciamo, delle librerie del Twinmotion. In questo caso vedete veicoli, sono tutti quelli inseriti, possiamo inserire anche a nuove macchine, a noi ci basta posizionarci qui, inserirlo, poi dopo da questo possiamo ruotarlo, possiamo posizionarlo, non abbiamo la possibilità di utilizzare degli snap, però possiamo comunque andare a avvicinarci sempre in maniera sempre più diciamo di zoom per gestire e visualizzare cose che possono essere appunto i posizionamenti degli oggetti. Abbiamo quindi la possibilità anche di modificare più cose, abbiamo la possibilità di utilizzare quelli che possono essere degli elementi come le biciclette da posizionare, ci sono tutti degli oggetti che sono già di default utili per la realizzazione di questi nostri elementi. Quello che vedete ad esempio qui è quello che viene definito il path, la possibilità quindi di creare dei filoni e la modifica di elementi in movimento che mi permettono quindi di creare una contestualizzazione maggiore. Come vedete anche qui prima abbiamo notato, non so se l'avete notato, la possibilità che delle biciclette andassero incontro a un qualche cosa e che noi possiamo modificare quello che è il nostro percorso per permettere qui di andare ad analizzare come gli elementi si vanno a muovere. Allora vedete che qui ci sono delle movimentazioni anche delle persone che vanno in bicicletta e tutto quello che può essere il più realistico possibile, e mi permette quindi anche di andare a cambiare quelle che sono le densità, le velocità, se vogliamo far diventare tutti i ciclisti proveti, ecco, aumentiamo e possiamo solo andare a ridurre. Un altro conto è quello del reverse. Cambiamo semplicemente quello che è il lato di gestione, a parte il two lanes, quindi possiamo fare tutto quello che riguarda anche un arricchimento di quello che è una contestualizzazione.
Questo arricchimento e contestualizzazione può avvenire anche, li vediamo qua, su quelli che sono i comandi, i path possono avvenire su dei character, quindi le persone che si possono muovere, come lo vediamo anche qui, che è gestito, vedete qua ci sono le persone che si stanno muovendo, è un character path, oppure un vehicle path che ad esempio è questa parte qui delle macchine che voi andate a vedere, che si muovono. Vi chiedo scusa se sono andato troppo veloce, cercherò adesso di ragionare in maniera molto più lenta. Possiamo anche fare dei custom path, quindi scegliere un oggetto tra la nostra libreria e andare poi a gestirla proprio come un movimento che non sarà tanto un movimento interno della persona stesso, dell'elemento che noi vogliamo muovere, ma sarà un percorso che questo mio elemento, questo mio oggetto andrà ad effettuare. Questa qui è una parte utile per quello che riguarda le animazioni. Abbiamo anche la possibilità di gestire quelle che sono tutta una serie di piantumazioni. Sarò breve in questo caso, vi farò vedere alcune cose proprio per capire la dinamica e le potenzialità su determinati oggetti del Twinmotion che poi possono essere ottimizzate anche proprio per la presentazione all'interno poi dopo dei sistemi di presentazione che noi abbiamo. Vedete che qui allora ho la possibilità di inserire degli alberi come voglio. Questi alberi qui, quando li vado a selezionare, ecco che hanno la possibilità anche di gestire quelle che sono le loro età. Quindi quando vado ad aumentare o a diminuire l'età, ve lo faccio vedere magari su quello che riguarda una parte di un olive. Ok, olive tree, vediamo un secondo qui. Ok, vedete questo ad esempio, quando lo vado a inserire e gestisco quella che è la sua età, non ho un semplice fattore di scala, ho proprio la modifica eventuale di quello che potrebbe essere tutto il mio elemento. Quindi se vado da qui e lo arricchisco, ho la possibilità di gestire quelle che possono essere anche le sue altezze o le sue diminuzioni. Ok, quindi posso andare su quello che è un'età corretta. Vedo un secondo di fare ancora una cosa qui su weather. Ok, vedete che qui anche ho la possibilità, ed è questo qui la parte interessante, che mi permette di gestire che cosa? Quelle che sono una dinamica totale e costante dell'arricchimento delle mie vegetazioni. Ed è qui che si vede che non è tanto un fattore semplicemente di scala, ma si vanno a modificare proprio la dinamica compositiva della tridimensionalità. Vedete, a un'altezza growth 0, ecco che io posso andare ad arricchirla come invece un albero molto molto più strutturato e molto molto più grosso. In questo caso qui abbiamo lavorato su quello che è la parte del growth. Possiamo andare a definire, vedete questo qua è il growth totale, volendo io potrei anche puntualmente andare ecco, ad agire su una differenziazione di età di un singolo elemento, quindi potrei anche fare degli interventi su degli alberi più grossi, più piccoli, basta che l'applicazione growth sia più, diciamo, sia disattivata. Quindi non la vado più a riprendere in maniera generale su tutte, ma la posso riprendere puntualmente sul singolo oggetto. E vedete in questo caso qui ho la possibilità di gestire queste cose e questi elementi poi dopo vanno a sono influenzati da delle determinate caratteristiche che adesso andiamo a vedere. Perché all'interno del nostro Twinmotion abbiamo anche la possibilità di simulare quelle che vengono definite le parti di weather, quindi di clima. Questo clima si divide in due, la parte proprio di weather stesso, in cui io volendo posso andare a far piovere, e come vedete qui su una pioggia, che non so se vedete dal monitor, ma si vede che sta cadendo giù in maniera pesante, ecco che ci sono tutte le parti che vanno a bagnarsi, a inumidirsi, quindi tutti gli elementi sono così. Naturalmente qui adesso stanno lavorando su quello che riguarda la roadmap, anche per far sì che gli esseri umani inseriti all'interno della scena subiscano delle conseguenze in base a quelle che sono le meteorologie, perché naturalmente i bambini che vanno a giocare sotto la pioggia potrebbe risultare atipico. In questo caso comunque pian pianino saranno strutturando. Sicuramente nel Twinmotion abbiamo la possibilità di avere alle spalle una metodologia di struttura e di sviluppo software fatta dalla Epic Games. L'Epic Games è padrone di quello che è l'Unreal Engine, che è un software estremamente performante, quello che riguarda anche, non so se conoscete il videogioco Fortnite, che è un videogioco estremamente venduto e tra i più venduti della storia, e quindi abbiamo alle spalle un team di sviluppatori che andrà sempre maggiormente a migliorare, tanto che una release può avvenire una volta ogni 2 o 3 settimane, proprio in maniera celere, per ottimizzare quelli che sono i nostri lavori. In base a quello che riguarda la parte del weather, noi possiamo anche gestire quella che è la parte del season. Come vedete qui sono andato subito su quello che è il passo di neve, che è una cosa estremamente sensibile,
e mi permette di vedere che cosa? Che i miei alberi, quando sono, diciamo, con le foglie caduche, possono spogliarsi dei loro elementi, perché in base a quella che è la stagione, naturalmente, la gestione degli stessi può avvenire in maniera differente. Allora, laddove ci avviciniamo al fattore estivo, si arricchiscono di verde, laddove ci avviciniamo invece a un elemento più autunnale, ecco che cambiano il colore. In base proprio a quello che sono le dinamiche loro, dei loro elementi, noi possiamo vedere e gestire queste parti. Vedete, questi qui sono degli elementi, degli alberi che hanno una caratterizzazione molto più, diciamo, autunnale, proprio perché la loro specie mi permette di vedere dei colori differenti. In più, in questo caso, quello che voi andate a vedere, sempre la parte di weather, è che se mi avvicino alla parte di stagione invernale con la pioggia, quello che voi andate a vedere non è più una semplice pioggia, ma un misto pioggia-neve. Tanto che se ci avviciniamo qui, laddove tutti gli alberi sono spogli e la neve è caduta da tutte le parti, quello che noi andiamo a vedere proprio per quello che riguarda la parte di weather è che nevica piuttosto che invece andare a piovere. In questo caso quindi l'associazione, il binomio tra le due parti mi permette di creare un qualche cosa di estremamente performante. Oltretutto è molto impressionante come la situazione di neve si va a confrontare in questa parte qui, laddove quindi c'è una porzione che non viene diciamo sviluppata, dove non tocca la neve, ecco che rimane verde, laddove invece c'è qua ad esempio la neve, ecco che si va a appoggiare, creando un effetto molto realistico di quelle che sono le parti che ci possono interessare. In base quindi a questo e quello che è la parte di growth, abbiamo altre opzioni che possiamo andare ad individuare. Vedete anche qui sotto le macchine che la neve non è caduta, quindi c'è la parte, è incredibile come si comporta. E poi se andiamo pian pianino, sempre più vicini, vedete che qui possiamo vedere un nevischio e quindi creare non soltanto dei punti caldi, fermi, ma anche diciamo delle scremature di quello che noi andiamo a fare. Quindi possiamo mettere poca neve, poca pioggia e quindi iniziare a creare una struttura sempre più dinamica e realistica. Vedete in questo caso un nevischio con un po' di neve sotto vi permette di creare un effetto maggiore. Ci sono tanti altri effetti come quello che riguarda la parte di smog, che mi permette quindi di creare anche delle situazioni non proprio di bel tempo, quindi un misto tra queste parti, vedete aumento lo smog e mi fa vedere diciamo una sorta di nebbia che va a riprendersi all'interno della scena, o la possibilità di gestire anche quelli che sono il vento e la sua direzione. Se vado a modificare il vento e la sua direzione, vedete che cambia un secondo quello che è la caduta dell'effetto meteorico, oltre che anche eventualmente se avesse degli elementi sensibili a quello che è il mio vento, come in questo caso negli oggetti, alla parte siti, vediamo secondo le flag, vi faccio vedere questo, ecco che già soltanto inserendo questo mio elemento e modificando la direzione del vento, ecco che si modifica anche quello che riguarda la parte proprio di gestione di questo mio elemento. Qui vedete ho messo il vento a 0 e la mia bandiera è diciamo caduta. Queste qui sono piccole parti che vi voglio far vedere per poi andare a introdurvi quella che è la particolarità che vogliamo affrontare oggi. Quindi ritorno di nuovo sulla parte di un bel tempo, ok, tolgo quello che è la parte diciamo estiva e tolgo anche quello che è l'effetto di nebbia, in modo tale che siamo di nuovo in una bellissima giornata col cielo sereno. Ecco qui che allora a questo punto un'altra cosa, un altro elemento che possiamo andare a valutare è quello di una contestualizzazione. La contestualizzazione del nostro elemento avviene per diciamo 3 punti più anche una contestualizzazione qui all'interno di una mappa. Naturalmente possiamo andare a zoomare, possiamo andare a ricercare quello che è il nostro elemento, la nostra zona e possiamo quindi posizionare quello che è il nostro elemento assolutamente laddove ci può interessare. Lo posizioniamo qui nella nostra zona e poi andiamo eventualmente a ruotare quello che è il nord per andare a simulare su questa tipologia di elemento, quindi su questa contestualizzazione geografica, anche quello che è il suo nord di appartenenza. Oltre a questo, come oramai avete già visto, posso scegliere in base al mese qual è l'altezza del sole e in base all'orario, vediamo un secondo qui, mettiamolo su giugno, in base all'orario anche vedere come si proiettano le ombre, come queste ombre possono essere viste all'interno della nostra scena georeferenziata. In ultima analisi, cosa succede? Che se noi andiamo a prendere quello che è la parte notturna, vedete che già all'interno del nostro Twin Motion sono state naturalmente inserite in maniera preventiva, ma ci sono dei sistemi di illuminazione. Questo qui è un oggetto che noi possiamo andare a inserire tra quelli che possono essere gli oggetti di street light e di illuminazione, ed ecco che loro ci creano già, dove c'è un elemento notturno,
quello che riguarda una parte di illuminazione per simulare e vedere come l'illuminazione può avvenire in maniera corretta. Un'altra cosa che possiamo andare a fare poi successivamente è quello di visualizzare, di vedere che ci sono all'interno delle nostre scene, dei nostri ambienti, anche delle luci virtuali non più impostate come elemento di illuminazione, quindi come corpo di illuminazione all'interno della luce, ma abbiamo anche la possibilità di inserire qui quelle che sono tutte quelle che riguardano non negli oggetti ma le luci. Abbiamo quindi dei file degli oggetti, vedete IS, IS1, 2 o 3, che mi permettono di simulare quelle che possono essere anche delle caratteristiche di illuminazione. Vedete, allora a questo punto ho la possibilità di inserire e simulare in maniera reale quello che potrebbe essere tutta la mia illuminazione della scena. Come faccio naturalmente in base poi all'IS, posso andare a modificare quello che è l'angolo di rotazione, quello che è la particolarità qua di inserire, quello che è l'effetto di luce, cambiarne il colore, quindi scegliere quali possono essere le tonalità, scegliere le intensità fino ad arrivare a un'estrema sovraesposizione oppure crearlo proprio blando. Queste luci possono essere anche gestite su notte e giorno o rimanere sempre accese, quindi posso anche garantire magari un'illuminazione interna anche in una scena diurna. Ho la possibilità poi dopo di gestire quindi quelle che sono anche le parti di attenuazione, tutti dei vari parametri che mi permettono di effettuare quella che è una simulazione della mia luce in base al file IES. Mi sposto un secondo, lo posiziono qui. Ecco, un'altra cosa che possiamo vedere è quello che riguarda la cattura ombra. Vedete che allora adesso la mia luce non è più una luce di scena, ma è una luce che fa parte integrante di un modello di simulazione reale, proprio perché le parti che abbiamo inserito qui si vedono anche diciamo di come proiettano le ombre. Allora in questo caso ecco che anche potrebbe essere definito come un fattore di simulazione, di studio, di illuminazione da un punto di vista poi dopo di renderizzazione. Tra tutti in questo caso qui c'è anche la possibilità di introdurre quelli che possono essere dei file IES reali. Ci sono ancora un pochino di particolarità che non vanno proprio bene su una simulazione iperrealistica su un file IES già dato, perché comunque poi i parametri IES sono questi che noi possiamo andare a modificare, però stiamo procedendo e comunque già adesso abbiamo una buona falsariga di quello che potrebbe essere una simulazione della nostra illuminazione. Vediamo anche qui un file eventualmente che riguarda un neon, abbiamo la possibilità di scegliere quelle che sono le sue dimensioni, le sue intensità ed eventualmente anche il suo colore. Poi andarlo a spostare e eventualmente di catturare quelle che possono essere le ombre. Allora vedete che in questo caso posso andare ad arricchire tutto quello che è il mio modello proprio con la gestione di queste tipologie di ombreggiature. Andiamo qui, quindi ci possiamo muovere ed ecco che vedete quella che è tutta la scena. Da qui, vedete anche qui il cielo stellato, poi possono essere tutte e tre utilizzate, ad esempio l'orario, il cielo, le luci con il meteo, la neve e via dicendo, e possiamo gestire quello che è la parte. Da qui vado a modificare subito l'orario, lo faccio direttamente da qui e lo vado a riportare su una bella giornata di sole. Detto questo, ecco che possiamo partire e diciamo gestire quelle che sono le parti di presentazione. Poi vi farò vedere anche un'altra cosa che possiamo fare, sempre in un file che ho già aperto, sempre su questo progetto, che però potrebbe essere utile anche per vedere una nuova metodologia di presentazione. Ecco che qui alla voce media io posso andare su image e andare semplicemente a muovermi all'interno della mia scena e cliccare create image. Questo è la base del mio render. Ne posso creare quanti ne voglio e muovermi all'interno di quello che è eventualmente una scena. Quindi magari spostarmi così, visualizzare in questo modo e andare a modificare quelli che sono gli aspetti. Di tutto questo non vi ho ancora fatto vedere quello che è la parte dei materiali, ma ci arriviamo. Prima volevo vedere queste cose qua, poi analizzare quelle che sono le innovazioni del 2021. Le cose da dire sono davvero tante e quindi cerco di mettervele tutte dentro per farvi capire com'è la possibilità di utilizzo del software. Semplicemente da qui abbiamo quindi la possibilità di selezionare le viste che noi vogliamo andare a prendere di riferimento. Vedete qui ho utilizzato delle altre viste, delle viste dall'alto. Qui ho utilizzato una nuova vista in cui sono andato a dirgli che in questa vista, attraverso il comando more, posso andargli a settare quelle che sono le dinamiche magari meteorologiche. Prima abbiamo agito su quello che era il progetto, adesso possiamo agire direttamente sull'immagine, quindi creare un'immagine che mi permetta di vedere magari com'è la situazione quando va a piovigginare, com'è la situazione quando c'è il crepuscolo, quindi quando si sta diciamo abbassando il nostro sole, oppure la situazione notturna per creare un effetto di renderizzazione all'interno di un ambiente, quindi con le luci artificiali.
oppure anche questo qui con il terreno un pochino bagnato. Ecco che da qui io posso andare a gestirmi tutte quelle che sono le mie caratteristiche, andando ad agire con il MOR direttamente su quello che è la parte proprio di settaggio di elementi sull'immagine che stiamo andando a fare. Quindi anche qui il weather lo possiamo modificare, non lo modifichiamo nel nostro elemento, ma lo modifichiamo direttamente all'interno della nostra immagine. Quindi possiamo fare così, andare a modificare e gestire quelle che sono le varie parti. Quindi vedete che anche qui abbiamo modificato quello che è un elemento o lo possiamo salvare come immagine. Detto questo, quindi il settaggio dell'immagine vera e propria attraverso un po' di particolari, sono molto interessanti magari anche le gestioni delle cineprese, quindi il paralleli che mi permette di avere tutte le linee verticali parallele, un vignetting che mi permette di gestire quelle che possono essere un offuscamento laterale delle mie immagini, un lens flare che laddove c'è un'immagine o una luce magari mi può riprendere, vedete che mi crea questi effetti che vedete qui, proprio come se ci fosse una riflessione su una lente vera. E più posso andare a creare anche degli effetti virtuali un attimino più grafici, ecco, non più su quello che riguarda la parte di realismo. Abbiamo anche la possibilità di creare delle sfocature, ad esempio mi posso posizionare qui, andare un secondo a vedere, vado indietro qui su quello che riguarda la parte della mia immagine, torno indietro, eccolo qui, vedete che qua la mia panchina magari come primo piano può essere vista in linea sfocata. Come faccio eventualmente qui a modificare? Volendo potrei dire che il mio primo piano è questo e allora la mia immagine, vedete qui, si va a riferire più che altro a un focalizzare su un oggetto mantenendo l'edificio come un contesto e un contorno. Allora in questo caso questa mia immagine che mi piace parecchio la vado a focalizzare e ad imprimere qui come creazione di immagini. Eventualmente ne faccio un'altra in cui poi dopo li vado a modificare quello che è il punto di camera, quindi il depth of field, gli dico more e lo vado a posizionare qui. Allora in questo caso ho creato una diciamo differenziazione sul piano di fuoco, il depth of field appunto, che è proprio l'analisi su quello che riguarda il piano di fuoco. In questo caso quindi posso creare, oltre che delle immagini di rappresentazione tecnica, anche delle immagini diciamo più emozionali, ecco, se possiamo dire così, in cui si vedono determinati punti di vista per poter rendere il tutto più appetibile anche nei confronti di chi va a visualizzare. Eventualmente anche in questo possiamo andare a modificare quello che è la parte di weather, mettere un bel tempo, ok, e vedere che eventualmente ecco che qui abbiamo una nuova visualizzazione del nostro elemento. Le cose da vedere, vi ripeto, sono tantissime. Adesso torno un secondo qui su quello che riguarda la parte dei video. Abbiamo la possibilità quindi di creare quello che è un video. Il video come si va a creare? Semplicemente posizionando il primo punto, questo, ed eventualmente andare ad analizzare il secondo punto, che potrebbe essere questo qui. Mi sposto di qui, gli vado a dire eventualmente di aggiungere un frame ed ecco che il video viene creato in automatico sul riferimento dal primo frame al secondo in base a che cosa? A questo tempo che sono andato ad analizzare come part 01. Allora vedete che in 10 secondi lui parte dal primo e arriva al secondo. Eventualmente volendo muovermi, inserendomi qui, ecco che gli do un altro più e quindi il video viene preso da così fino ad arrivare poi dopo alla realizzazione del mio elemento. Vedete, semplicemente collega i frame. Se dovessi spostarmi in maniera senza collegare il frame, potrei o creare un nuovo video oppure creare quella che viene definita una nuova parte all'interno del nostro elemento, magari qui, ok, così, scusate, e potrei andare a dire crea una nuova parte a cui vado a dargli poi dopo un nuovo elemento di passaggio, quindi tra un frame e l'altro, che lo posso andare magari a sviluppare in questo modo. Allora che cosa succede? Che quando parto da qui, sempre in 10 secondi, quando lui va ad analizzare quelle che sono le parti, vedete adesso sta per arrivare quasi alla fine del mio frame, ecco che si collega, ha fatto un passaggio diretto, quindi senza dissolvenze, senza niente, però già mi ha creato quello che potrebbe essere un elemento di cinepresa del nostro file. Queste qua sono le due parti principali sulla presentazione per andare ad ottimizzare quello che è l'elemento. Poi vi farò vedere altre due cose. Faccio un salto indietro e vado a vedere quello che è una novità della versione 2021 su quello che riguarda la parte di inserimento dei materiali. Qui abbiamo all'interno della nostra libreria la possibilità di scegliere dei materiali già impostati per il nostro modello, diciamo, di Twinmotion. Ad esempio possiamo andare a scegliere Stone, possiamo andare a scegliere tra queste tipologie quello che potrebbe essere una dinamica di modifica delle parti. Vedete che qui
posso andare ad arricchire la scala di rappresentazione e tutti gli elementi che avevano quell'aspetto di cui parlavamo all'inizio nel Revit subiscono la modifica di questo mio elemento di materiale. Come funziona? Volessi fare magari qui un qualche cosa che può essere vediamo secondo una parte di mattoni oppure una parte di concrete, ecco che posso andare a scegliere anche qui semplicemente trascinando e dandogli una scala di rappresentazione magari maggiore, ecco che ho la possibilità di vedere e visualizzare come viene inserito il mio materiale. Molto molto semplice, l'importante è che ci sia una buonissima gestione dei materiali all'interno del nostro ambiente. Se vedo il materiale qui non coincide bene, io posso andare su scala, axis e andare poi dopo eventualmente a muoverlo, quindi andarlo a posizionare in questo modo per creare un qualcosina di più realistico. Perché vi ho fatto questa introduzione? Perché nella versione 2021, prima c'era una cosa che bisognava fare in maniera manuale, ecco che noi possiamo andare su quello che riguarda la parte di Pixel Megascan, inserire quegli elementi e andare su quelle che sono le parti di Surface. Che cos'è il Pixel Megascan? È un software esterno che mi permette di ottimizzare dei materiali proprio perché la Pixel crea materiali ad hoc per quelli che sono i sistemi di renderizzazione. Li crea per tutti i software, quindi possiamo anche scaricarli da internet, quelli che sono delle immagini JPEG, bump, displacement, normal map, ambient occlusion e via dicendo. In questo caso con un accordo attraverso Twinmotion mi permette di accedere direttamente a un'interfaccia di materiali Pixel dentro quello che è il mio software di Twinmotion. Vedete, allora semplicemente posso andare a scegliere una parte concrete, magari anche degli elementi che possono essere rovinati e andare a scegliere tra questi elementi quale mi può interessare. Eventualmente proviamo a vedere questo, un decorative, io non devo fare altro che scaricarlo e allora lui me lo scarica da internet in maniera automatica, lo salva e lo vado ad inserire qui. Adesso è tutto bianco, lui me lo sta creando, sta passando quelli che sono i progetti e do un materiale estremamente migliorativo per quello che riguarda le parti dei materiali standard del Twinmotion. Quindi mi permette di avere subito quello che è la parte che mi può essere utile. Vediamo un secondo, allora qui vado sulla parte di scala, vedete che qua posso andare a modificare quelli che sono gli elementi proprio di scala materici del mio elemento. Posso andare su quello che riguarda la parte di luminosità oppure di diciamo opacità, creare quello che riguarda anche il grunge, che è un sistema diciamo di ammaloramento che mi permette di visualizzare in maniera più realistica possibile proprio quelle che possono essere diciamo delle disomogeneità su quello che è la parte del mio materiale. Quindi in questo caso vedete che qui abbiamo la possibilità di inserire quelli che sono degli elementi e degli effetti di più. Stesse cose che noi abbiamo anche per i materiali del Twinmotion classici, soltanto che con l'avvento di questi, diciamo, di questi materiali della Pixel, ecco che abbiamo la possibilità di creare un qualcosina di molto molto più performante. Vedete anche il Grunge ce l'ho anche qui, soltanto che i materiali sono molto molto differenti, nel senso che i Pixel sono più approfonditi, sono sono fatti estremamente bene. Quindi in questo caso qui abbiamo le possibilità di utilizzare quelli che sono tutti i nostri materiali. In ultima analisi, l'ultima parte che vi volevo far vedere, e poi vediamo bene come poterlo gestire, è la parte del presenter. Il presenter che cos'è? È la possibilità di creare un elemento di rappresentazione attraverso quello che è l'utilizzo magari anche di immagini, che noi possiamo andare ad inserire qui, oppure di video che noi abbiamo già creato qui. Noi abbiamo la possibilità di esportare il nostro presenter come un'immagine, come un file, scusate, di navigazione totale, vincolata sì da queste immagini che noi abbiamo già settato, ma con la possibilità anche di navigare in maniera diciamo automatica dentro il nostro modello, dentro il nostro progetto. Pertanto andiamo un secondo su quelle che sono le parti di esportazioni. Vedete che qui io posso semplicemente esportare tutte le mie immagini create, tutte quelle che sono, vi faccio vedere anche le immagini panorama ed eventualmente quello che è il video, oltre che la presentazione e il presenter per come lo possiamo andare a posizionare. Come funziona il presenter? Possiamo andare ad esportare sia dentro il nostro computer, ci creerà un file di, fate conto, all'incirca non oltre i 4 GB, oppure nella nuova versione 2021 quello che noi possiamo andare anche a fare e a proporre è la presentazione del nostro presenter in cloud. Una volta che quindi scegliamo quella che è la presentazione in cloud, vedremo che nella nostra esportazione, che in questo caso avviene in maniera multipla, noi possiamo semplicemente dare export, andare a visualizzare, eventualmente qua mi faccio una cartella nuova con scritto export, ok, clicco qui e gli dico di selezionare la cartella. Lui andrà ad esportarmi con i tempi previsti
che sono comunque ottimizzati, poi adesso vedremo come semplificare il tutto, e oltre a questo andrà anche a posizionarmi in cloud la modifica del mio presenter. Adesso aspettiamo un secondo che macina e poi vediamo quello che potrebbe essere il risultato finale del mio modello. Eccoci, questo qui è quindi il risultato che abbiamo fatto. Prima di tutto quelle che sono le immagini che abbiamo esportato, che sono state fatte in una qualità bassa anche per ovviare nel tempo, per essere un pochino più veloci, sono queste qua le realizzazioni che noi abbiamo effettuato. Quindi queste qua sono le varie immagini dei settaggi che noi abbiamo impostato, quindi tutte quelle che sono i materiali aggiunti, le luci, le impostazioni. Vedete questa qui è quella un pochino più figa, questa qua magari con un altro effetto. E poi dopo abbiamo anche questa qui per arrivare poi dopo a questa immagine che vi faccio vedere dopo come può essere vista, fino ad arrivare poi dopo al video. Allora qui in questo caso noi abbiamo fatto queste piccole clip e questi piccoli elementi proprio strutturandolo in questo modo, no? Vedete che adesso le animazioni si vedono di più, ci sono delle caratteristiche per quelle che sono le parti che abbiamo effettuato e quello che è l'elemento corretto. Quindi in questo caso vedete tutte le animazioni, tutte le cose tornano più o meno per quello che è la sua realizzazione. Vi faccio vedere ancora questo, mi serve soltanto un visualizzatore, che può essere un visualizzatore, io uso Panorama Viewer, questo qui, che non fa altro che semplicemente droppare quello che è il file panoramico qui, dovrebbe averlo caricato, eccolo qua, sì, me lo carica e mi fa vedere quella che è l'immagine pano che sono andato a fare. Quindi questo qua è un'immagine 360 gradi che mi permette di visualizzare tutti i miei oggetti, anche qui fatta con una risoluzione un po' bassa, proprio per ovviare quelli che possono essere i tempi, e mi permette quindi di visualizzare tutto quello che è il mio elemento. Se avessi un visualizzatore, naturalmente un occhiale, una cosa del genere, potrei anche vederlo attraverso l'occhiale stesso. Tutto quello che abbiamo visto fino adesso è navigabile anche in realtà virtuale, lo stesso progetto di Twmotion può essere navigabile in realtà virtuale. Adesso vi faccio vedere invece quella che è la realizzazione dell'elemento del presenter in cloud. Anche qui l'ho fatto su una qualità un pochino più bassa per essere un attimino più veloce. Vedete che comunque qui mi ha ottimizzato quelle che possono essere le mie dinamiche del presenter. Questo qui è la linea del presenter che ho in archivio. Posso condividerlo, condividendolo semplicemente inviando una mail a chi di dovere con un eventuale messaggio o qualche cosa di aggiornamento, quindi si dice ti presento il mio progetto da visualizzare, roba del genere, lo inviamo. Chi riceve la mail riceve direttamente un link con una password per accedere, quindi è una cosa personale, può accedere all'interno dell'interfaccia e vedrà quello che è il mio presenter in cloud. Sono su un sistema di browser internet dove ho la possibilità di visualizzare quelle che sono le immagini che avevo settato in precedenza, quindi queste, naturalmente vedendole non più come immagini ma come cineprese. Ho la possibilità quindi di vedere tutte le visualizzazioni che ho a disposizione, ripeto sono in una qualità un pochino più bassa, li uso per farvi vedere. Questa qui è la mia immagine, questa è l'altra e questo qui è il mio video. E schiacciando la barra spaziatrice, ecco che lo posso vedere e visualizzare. Sto facendo tutto al di fuori del mio Twinmotion, quindi è una condivisione cloud. Pertanto la condivisione cloud può essere, vedete anche in questo caso mi posso muovere mentre la mia cinepresa si va a percorrere quello che è il percorso, io ho una possibilità di visualizzare 360 gradi, dopodiché ho la possibilità di muovermi all'interno della scena senza avere, come ripeto, la necessità di aver installato quello con Twinmotion. Quindi chiunque, naturalmente sotto invito, può andare a visualizzare e a vedere tutte le parti che mi possono interessare. Quindi possono muoversi tranquillamente all'interno della scena utilizzando il mouse, applicando quelli che possono essere i comandi che vedete scritti qui sopra. Quindi ti spiegano come potersi muovere e posso andare a visualizzare e a vedere tutte quelle che sono le mie dinamiche di utilizzo. Aumentando naturalmente la qualità, cose del genere, possiamo poi dopo vederlo ancora meglio. Naturalmente basta far caricare il progetto e avere una buona connessione internet. Da questo posso anche visualizzare quelle che sono eventualmente tutte le dinamiche notturne, quindi vedere anche quelle che sono le luci, le illuminazioni. Allora sono andato un pochino a scatti, la connessione, ecco, è quella che è, però vedete che anche qui posso andare a visualizzare delle dinamiche comode. Nel caso dovessi fare, posso scegliere anche la velocità di movimento, posso ritornare eventualmente su quello che è la parte del giorno e della notte, e in più ho l'aggiunta anche di poter visualizzare il mio elemento come se fosse un plastico. Ecco, quello che può essere un elemento di sostituzione materica per tutti.
si fa un pochino per rendere tutto più carino, però vedete che in questo caso ho la possibilità di visualizzare, seguendo delle nuove prospettive di filtri, quello che è il mio progetto. Quindi totale libertà, vincolate eventualmente da quelle che sono le immagini che gli ho già settato, quindi io potrei fare un tot di immagini rinominandole come immagine magari dall'alto, ortofoto, cose del genere, quindi chi non è capace magari di strutturare quello che è internet o quello che è il movimento potrebbe muoversi all'interno di questa scena. Dopodiché comunque ho la possibilità di muovermi tranquillamente facendo caricare. Naturalmente qui abbiamo doppie connessioni, sono connesso su internet, sono connesso nella condivisione e tutto, e quindi appena sto fermo ecco che posso muovermi molto più tranquillamente. Questo qui era il nuovo metodo di rappresentazione, di presentazione del progetto e parte integrante di quello che è il nostro nuovo modo di utilizzare quello che è il Twinmotion, che totalmente, poi dopo può essere interconnesso anche con un altro software che si chiama Real Engine, che mi permetterà di avere la semplicità dell'utilizzo del Twinmotion per la mappatura dei materiali, per l'utilizzo degli alberi e la taratura di tutti questi fattori, in più con le dinamiche dell'interattività del mio Unreal Engine. Vi ringrazio, spero di non avervi annoiato, spero di avervi reso la parte da me esposta interessante, e se ci sono domande siamo a totale disposizione per voi. Pronto, eccomi, dovrei essere entrato. Quindi adesso invito anche Lorenzo. Voi mi sentite tranquillamente? Sentiamo, io sono Ecco. connesso, spero mi sentiate anche voi. Spero sentiate tutti. Ok, perfetto. Adesso, nel momento in cui hai fatto vedere insomma tutta la parte, chiaramente sempre da ribadire che tutto quello che abbiamo fatto vedere è in una qualità bassa proprio per il discorso di connessione, ma potreste tranquillamente gestire tutte le operazioni con una qualità come abbiamo visto nel filmato iniziale. Ecco, ci sono alcune domande, Lorenzo, le leggo anche a favore di tutti gli altri. Se si può scegliere il colore di una luce, esempio verde, rossa o di altro tipo. Mi sembra che tu l'abbia fatto vedere, però se vuoi ribadire, diciamo, il discorso. Sì, comunque il colore della luce, dell'illuminazione nel file quello IES si può modificare tranquillamente, quindi si sceglie quella che è la temperatura dell'illuminazione, quindi si possono selezionare tutti i campi, diciamo, di colore senza nessun problema. Bene, naturalmente potete chiaramente diciamo inserire altre domande, oppure poi adesso a video dovreste vedere le nostre mail, quindi potete mandare una mail o ai colleghi di Milano oppure a noi direttamente. Altra informazione, allora, altra domanda: che differenza c'è rispetto a Enscape? Questa è una bellissima domanda, noi li vendiamo tutti e due come gruppo NKE. Personalmente, diciamo così, ritengo che Twinmotion, per quanto riguarda la possibilità dello sviluppo prossimo, prevediamo una crescita incredibile. Poi ci sono forse anche un parametro economico che bisogna valutare, che è quello del costo. Qui siamo di fronte a 365 euro, come abbiamo detto, in maniera perpetua, e poi periodicamente si potrebbero comprare degli aggiornamenti, quindi un costo veramente minimo, ridicolo. Avete visto che con pochi comandi e poi la facilità d'uso che è pazzesca, diciamo, riusciamo ad avere qualcosa di estremamente interessante. Per la parte tecnica lascerei anche la parte a te, Lori, non so. Sì, allora praticamente come software Enscape e Twinmotion sono più o meno paritetici. L'Enscape ha un plugin diretto e si apre un'interfaccia rispetto a Revit e fa visualizzare quello che è il modello di Revit. Il Twinmotion ha un'apertura maggiore su quello che possono essere letture eventuali di altri file, quindi la possibilità di integrare un qualche cosa in più rispetto all'Enscape. Poi naturalmente, come diceva anche Alessandro, l'apertura a quello che sono proprio delle dinamiche di diciamo software house, no? Come quella che può essere l'IP Games, ci garantisce comunque un aumento sempre maggiore di quelli che possono essere i dettagli e le qualità anche poi di renderizzazione.
Netscape è comunque un prodotto validissimo, così come anche il Twinmotion. Ecco, io mi dedico più sulla parte di Twinmotion perché lo valuto e lo reputo un pochino più performante, ma è una cosa estremamente soggettiva. Comunque è proprio una dinamica anche di flusso di lavoro che va a modificarsi, appunto perché Netscape è un plugin diretto con quello che sono gli elementi del Revit. Lorenzo, c'è un'altra Sì. domanda, ma ti passerei come diciamo di nuovo lo Sì. schermo, vedo un attimo, te lo passo al volo così magari puoi rispondere e avere diciamo Sì, così certamente. l'informazione corretta. Allora, l'altra domanda è se la parte della vegetazione, in particolare penso il prato, è settata in maniera dinamica in base alla distanza, posso invece averla sempre alla massima qualità? Allora, sì, cosa succede? Che quando si va a navigare, come voi vedete il mio schermo, sì, Sì, quando adesso si lo va a stiamo vedendo. navigare in presa diretta all'interno del Twinmotion, per quello che riguarda la parte di visualizzazione real time, c'è sempre una scrematura un pochino più dinamica di quello che è l'erba. Però quando si va poi dopo a realizzare un render in alta qualità, vedete che qui ci sono tutti i fili d'erba, tutte queste cose, e adesso siamo in una qualità più alta rispetto a quello che abbiamo fatto vedere fino adesso, la vegetazione si vede anche in fondo, sia in questo caso, a meno che non si parli proprio di diciamo, di un terreno molto, molto più ampio, comunque vada poi in fase di renderizzazione, viene computata anche questa parte, anche in parte in ambiente video. Diciamo che l'esportazione, ecco, che effettua questo calcolo qua rispetto alla renderizzazione real time. Però anche qui, su quello che potete vedere, si vede, diciamo, fino a un certo punto quello che possono essere i fili d'erba e le caratteristiche di erba. Oltretutto qui noi siamo in una qualità high, c'è anche la qualità quella ultra. Allora nella qualità ultra il contatto e il calcolo anche dei piccoli particolari in distanza viene visualizzato. Ecco, Poi e c'era da naturalmente ci sono... precisare Sì. che nella dimostrazione che hai fatto, proprio per un problema anche di collegamento, la qualità che hai usato è quella bassa, in modo... Sì, io sono andato su una qualità low, soprattutto su quello che riguarda la parte cloud e su una parte invece media, su quello che riguarda la parte di presentazione del Twinmotion stesso. Qui invece l'ho settato già su una parte high e potrei anche settarlo su una parte ultra. Oltretutto questi settaggi automatici possono essere anche eventualmente bilanciati rispetto a quelle che possono essere le performance della macchina, quindi dell'hardware e via dicendo. Quindi abbiamo la possibilità e le immagini prima comunque possono, diciamo, confermare quelle che abbiamo visto nelle slide, comunque hanno una risoluzione estremamente elevata. Adesso noi volevamo far vedere la semplicità del software e la possibilità del cloud. Naturalmente il livello oramai di quello che è il dettaglio e della renderizzazione finale lo diamo un pochino, forse lo diamo per scontato, ecco. Abbiamo Sbagliando visto quindi le forse lo diamo immagini, per sì, magari, scontato, sì. magari sì, però era importante vedere quello che potrebbe essere una minima spesa sull'utilizzo del software, poi per una massima resa invece di quelle che sono le immagini che abbiamo dimostrato. Per Comunque esempio, vada, vedete scusami che... Lori, Sì. puoi andare verso il parcheggio dove c'è un po' di vegetazione, magari un po' più ampia, muovendoti piano, perché chiaramente in collegamento così Sì. potrebbe esserci un problema. Il PAT, naturalmente, come abbiamo detto, vengono tolti, quelle strisce gialle vengono tolte nel momento in cui si fa la parte della Elettrifichiamo, sì. fotografia, eccetera. Ecco, come potete vedere, a livello di vegetazione, io penso che sia forse il migliore in assoluto da questo punto di vista. C'è un'altra domanda che per la parte di presentazione in cloud potrebbe essere presentata offline se non si ha una connessione internet. Allora, in questo caso, quando si va a creare quello che è il presenter, come avevo fatto vedere nella demo, noi possiamo scegliere, a parte il presenter, naturalmente dobbiamo selezionarlo, vediamo un secondo, ok, possiamo scegliere di fare una presentazione in cloud oppure una presentazione local. Cosa vuol dire local? Il local permette di avere un pacchetto autoestraente, quindi autoinstallante, ma è una questione proprio di minuti, in cui si può navigare all'interno della scena. Quindi un presenter che si può inviare a chiunque e quindi anche se sono in offline lo possono vedere. Quindi possono navigare anche all'interno della scena. È proprio una cartella che il Twinmotion va a fare che dovete passare. È quella che tendenzialmente può risultare non oltre i 4 GB di passaggio, come se fosse una sorta di videogioco, no? Quando si inserivano dentro i DVD, ecco che i DVD avevano una capienza di 4 GB e quindi questo si può passare.
Allora a questo punto la dinamica è che possiamo scegliere la qualità dell'immagine, possiamo gestirla come abbiamo visto per quella che è la parte cloud, ma soltanto diciamo, in locale, proprio per ovviare la possibilità, diciamo, la mancanza di connessione internet. In Ecco. più il server cloud e il server local, scusami, il presenter local può essere navigato anche in realtà virtuale, quindi possiamo inserirci l'occhiale, un HP headset o tanti altri occhiali che abbiamo a disposizione e navigare proprio immersi dentro quella che è la nostra scena. In effetti, e rispondo alla domanda successiva, questo è stato fatto proprio per fare in modo che un eventuale committente non debba avere un Twinmotion per poter vedere la presentazione. Voi date il file, così come ha detto, quindi il progetto, così come ha detto Lorenzo, e lui può tranquillamente, come sta facendo Lorenzo in questo momento per esempio, girare, ruotare, entrare dentro, poter andare a verificare tutto il progetto senza avere il Twinmotion. Quindi questa è una grande opportunità, perché anche qui è una questione di produttività, cioè avere la possibilità di rendere partecipe il mio committente senza nessun costo aggiuntivo, facendo in modo che lui possa tranquillamente entrare nel progetto, vedere la parte di render e poi darmi magari qualche consiglio e cambiare magari al volo anche tutto il resto. Qui potete vedere la parte di legno, la passerella che è stata fatta, la parte metallica, cambiare appunto luci, ombre, stagionalità. Io penso che una delle domande che ci hanno sempre fatto è stata quella di cambiare diciamo l'età degli alberi per verificare la crescita, come poteva influire all'interno del paesaggio e così via. Ecco, non so se ci sono altre domande, noi potremmo stare qui tranquillamente, vi abbiamo fatto vedere una parte veramente del Twinmotion perché è abbastanza ampio, però nello stesso tempo è molto semplice. Avete visto che con pochissimi clic il collega, sapendo dove mettere le mani, ma facciamo presentazioni alle volte dei mini corsi da 2 ore, quindi abbiamo visto che i nostri clienti sono praticamente immediatamente operativi. Ecco. Non so se Lori volevi far vedere qualcosa d'altro anche. C'era un'ultima parte che volevo farvi vedere se abbiamo ancora tempo, che era una questione un pochino più anche, diciamo, cantieristica. Mi spiego, all'interno del Twinmotion, qui ho aperto il nuovo file di prima, c'è la possibilità di gestire quelle che vengono chiamate le fasi, nel senso che noi possiamo creare quelle che possono essere delle fasi lavorative in cui, creando poi dopo dei sistemi, dei settaggi, ci permettono di vedere anche come il nostro elemento si può sviluppare all'interno, diciamo, di un ambiente di lavoro. Immaginatevi, qui c'è soltanto la costruzione, ma noi potremmo anche settare, ci sono tutte quelle che riguardano le parti anche di elementi da cantiere, quindi se andiamo sulla parte di siti, possiamo vedere anche le construction, quindi possiamo pian pianino anche organizzare il nostro cantiere da far vedere, e tutto questo poi dopo potrebbe essere presentato all'interno anche di quelli che possono essere dei video. Così come un video semplice, veloce che ho fatto, chiuso per farvi vedere quello che può essere la dinamica utile per realizzare quello che è il nostro elemento. Quindi possiamo anche valutare dal punto di vista tecnico quello che è la parte, diciamo, del Twinmotion. In più, all'interno del Twinmotion ci sono delle parti che non abbiamo visto, ma c'è anche la possibilità di etichettare quelli che sono i nostri elementi, quindi far vedere, eventualmente spiegare attraverso delle tag descrittive quello che sono magari gli interventi che vogliamo fare o quelle che possono essere le opzioni che vogliamo andare ad inserire. Quindi possiamo, oltre che avere una dinamica, diciamo, di gestione estetica, anche introdurci su quello che è un mondo un pochino più tecnico e tecnologico. Quindi in questo caso ecco che vedete come il mio modello si va a sviluppare nel tempo, seguendo proprio quelli che sono gli chain state che sono poi dopo relativi alle fasi di lavoro. Quindi possiamo anche creare questa dinamica qua, che è molto ambiziosa come cosa e permette anche di avere una presentazione differente rispetto a quelle che possono essere le tavole cartografiche o gli elementi magari BIM o cose del genere. Quindi in questo caso possiamo creare un qualche cosa di più rapida intuizione, di più facile valorizzazione. Questo qua era l'ultima cosa che volevo farvi vedere, poi dopo ci sono tutte le parti anche sempre dal punto di vista tecnico di quelle che riguardano i tools. C'è la parte di creare delle note, come vi dicevo, quindi delle tag in cui noi possiamo andare a scrivere
quello che vogliamo. Naturalmente possiamo anche ingrandirlo, quindi vedere un attimino il site per renderlo più recepibile. Abbiamo la possibilità di creare delle misure, quindi vedere quelle che possono essere delle distanze tra un punto e l'altro, andare poi dopo anche qui a visualizzare quelle che possono essere le dinamiche, vediamo di scala, quindi possiamo vedere anche questi elementi qua, andare quindi ad analizzare anche tecnicamente quel nostro elemento. È un percorso che stiamo facendo proprio per rendere più appetibile ulteriormente quello che è una modalità di presentazione differente. In più hanno anche inserito tutte delle serie di animazioni, quindi sono animazioni ad oggi abbastanza semplici, c'è una rotazione, una traslazione, che comunque ci permettono di ottenere degli elementi oppure personalizzare gli elementi stessi dandogli, diciamo, delle possibilità di rotazione. Vedete anche qui le porte che hanno la possibilità di aprirsi o chiudersi in base al nostro posizionamento della cinepresa, oppure degli elementi in cui c'è un'animazione perpetua. Il rotator, questo qui, può essere assegnato a qualsiasi elemento che noi abbiamo a disposizione. Attraverso il diagramma ad albero possiamo quindi creare delle piccole animazioni, ripeto, semplici, rotazione e traslazione, che non possono essere ad oggi combinate, però che ci permettono di dare anche quelle che possono essere delle caratterizzazioni utili per la gestione dei nostri elementi. Sempre da un punto di vista di cantiere ci sono già degli elementi che possono essere utili per farvi capire qua nelle construction. Vediamo un pochino se li riesco a trovare, fatemi vedere, no, sono sui veicoli, le construction machine, ad esempio, c'è una crane animated. Ok, allora in questo caso la mia gru segue quelle che possono essere delle dinamiche, vedete, di movimento. Quindi possiamo anche gestirlo in fase cantieristica o qualche cosa di abbastanza divertente, ecco, delle dinamiche che possono essere utili. Qualsiasi cosa, altalene, sedie che si muovono, roba del genere, noi possiamo comunque utilizzare quella che è la nostra animazione. Lorenzo, direi, visto che abbiamo sforato di una quindicina di minuti almeno, perché abbiamo preso 5-10 minuti all'inizio, direi quasi di chiudere qua. Se mi puoi ripassare lo schermo, io volevo soltanto darvi come informazione due cose, cioè quindi i nostri riferimenti per quanto riguarda noi due, quindi le due persone che hanno parlato oggi. Io sono Alessandro Novara, il collega tecnico che ha fatto l'operazione è Lorenzo Bianchi, quindi potete, se volete, vi lascio il tempo di prendere il numero di telefono, la mail di riferimento, potete anche tranquillamente mandare una mail a Eleonora, che eleonora.riva@nke360.com, in modo che possiamo poi eventualmente organizzare un mini evento con voi o rispondere a domande direttamente. L'ultima cosa, e vi lascio veramente, è, ripeto, questa possibile combinazione di prezzo per avere, per chi ha partecipato alla webcast, di avere a 365 euro il prodotto, ripeto, in modalità perpetua, e questo è importante da sapere, con la possibilità di avere gli aggiornamenti fino al 31/12/2021. Penso che dal punto di vista operativo, facevamo prima una piccola analisi, che se io avessi 10 video in un anno, 10 presentazioni, render in un anno, e risparmio un'ora, parliamo di un'ora a render, o 2 ore, se io dovessi essere pagato 40, 50, 60 euro al mese, all'ora, ecco che vi rendete conto che immediatamente bastano 6, 7, 10 render al massimo per recuperare, diciamo così, la spesa fatta. Consiglio di gestire anche le 2 ore di corso, sono 2 ore che sono necessarie per sapere dove mettere le mani, ma avete visto che il prodotto è molto semplice e quindi Lorenzo vi potrà dare le indicazioni tranquille per gestire il tutto. Se non ci sono altre domande, io direi che possiamo chiudere qua. Auguriamo a tutti buon appetito e con la massima. Alessandro, aggiungo solo una cosa. Il webinar è stato registrato. Vi manderò io una mail nel pomeriggio al più tardi domani mattina con le informazioni per rivedere il webinar, quindi il link diretto, e anche le informazioni della promozione con un form che voi potete compilare se siete interessati appunto ad avere maggiori informazioni su questa promozione.
Perfetto, io direi di chiudere così. Eleonora, allora io ti saluto, ci sentiamo presto. Lorenzo, Grazie mille. Un ci vediamo saluto tra a tutti poco. quanti, grazie per l'attenzione. Un saluto, buona giornata. Grazie a voi. Buona A giornata a presto tutti. e buona giornata a tutti ancora.